C'era una volta la California del 1969. La spiaggia, le canne, l'amore libero, i pantaloni a zampa, gli hippie, gli autostoppisti, le comuni, la musica psichedelica, i viaggi fisici e quelli mentali, il pacifismo, la spiritualità, i templi buddisti. E infatti come si chiama il luogo dove tutto comincia? Si chiama Senshin Buddhist Temple. È un tempio buddista di Los Angeles in cui il reverendo Masao Kodani, detto Mas, officia perché è lui il prete. Masao nel 68 ha fatto un soggiorno in Giappone dopo tanti anni che non ci andava ed è tornato con un taiko e ha detto alla comunità giapponese americana: in Giappone quando fanno l'obon e le altre cerimonie, tutte le feste, usano sempre il tamburo, quindi facciamolo anche noi. Se non sapete cos'è l'obon, restate con me perché tra un po' si parla di morti. Oggi ci divertiamo, ragazzi. Nel 69, dunque, durante la festa di Obon, i giovani che frequentano il tempio si divertono tantissimo a suonare questo tamburo. Si parla di diverse ore a suonarlo fino a che qualcuno aveva addirittura le dita che sanguinavano. Immaginate un italiano con le dita che sanguinano per aver suonato troppo. Si butta sul divano e basta, non mi parlate più di tamburo per 15 mesi. Quelli invece, forti del sangue giapponese che scorre testardo nelle loro vene americane, si dicono: ci siamo divertiti come pazzi, lo vogliamo fare tutti i giorni. E decidono di comprare altri tamburi per diventare un gruppo di kumidaiko. Come sapete, se mi seguite da un po', il taiko è semplicemente il tamburo delle cerimonie e può fare da accompagnamento in teatro, nel tempio, nelle feste di paese, nelle danze, mentre il kumidaiko è il taiko da concerto in cui un gruppo di percussionisti fanno del tamburo l'attrazione principale, spesso l'unica. Questi giovani nippo-americani stanno un po' nel mezzo, nel senso che pur fondando un gruppo di kumidaiko non si esibiscono solo nei teatri e agli eventi, ma continuano la tradizione che lega il tamburo alle cerimonie e continueranno sempre a suonare per l'obon. Bon Odori is a Japanese festival of honoring one's ancestors. It's believed that ancestors come back and visit, and during this time we put up lanterns to tell us, here we are, this is your home. Cos'è l'obon? È la festa buddista più importante dell'anno per i giapponesi, che si tiene in estate e ruota intorno alla devozione per gli antenati. Sono 3 giorni in cui i morti tornano a trovare i loro cari. L'origine di questa festa è una leggenda. Sì, una leggenda. Il protagonista è Mokuren, discepolo del Buddha rimasto orfano. Sapete che con la pratica della meditazione si possono sfondare le porte della percezione e visitare altri mondi, no? Con i suoi poteri meditazionali, Mokuren scivola oltre il velo della morte per cercare la madre. La trova nel regno dei fantasmi affamati, consumata dalla fame che nessun cibo placa. Mentre parlo potete vedere dei dipinti d'epoca molto rovinati. Spero che riusciate a distinguere gli spiriti sofferenti. Sconvolto, Mokuren chiede al Buddha come salvarla. La risposta è semplice. Deve fare delle offerte ai monaci al termine del ritiro estivo, nel 15° giorno del 7° mese. Mokuren esegue il rito. La madre si libera, il velo cade dagli occhi del figlio e finalmente l'amore che lei aveva nutrito in silenzio, i sacrifici fatti per lui sono visibili. Mokuren si lascia andare a una danza di ringraziamento, una danza liberatoria, commossa. Nasce così il Bon Odori, la danza tipica di questa cerimonia. Per i buddisti giapponesi diventa l'occasione di avere il proprio Halloween, il proprio Dia de los Muertos. In alcuni posti si festeggia a luglio, in altri ad agosto. Che cosa succede quando il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti si squarcia? Il primo giorno nelle case si accendono le lanterne, formando una scia di luce per indicare la via ai propri defunti. È interessante che è arrivato il sole nel momento in cui dicevo scia di luce. Nel secondo giorno le famiglie si comportano proprio come se gli spiriti fossero in casa, con offerte di cibo, preghiere devote e momenti sereni, giocano anche tutti insieme, passano del buon tempo insieme. Il terzo giorno le lanterne vengono affidate all'acqua o al vento per mostrare la via del ritorno ai propri cari defunti.
La cerimonia che si tiene al tempio è molto serena, con tanta musica e danze, e per l'occasione si indossano yukata bellissimi, oppure ci si veste male, ma poco importa. Il tamburo accompagna la giornata per ore. Nel 69 a Los Angeles, al tempio buddista chiamato Senshin, durante la festa di Obon, dunque, i giovani si divertono a suonare questo tamburo al punto da decidere quel giorno stesso di formare un gruppo di kumidaiko e i pionieri, i fondatori insieme al reverendo Mas, si chiamano George Abe, Johnny Mori, Clark Nakashita, Wilbur Takashima, George Yamashita e Mei Sugano. Decidono di chiamarsi Kinnara. Il nome è preso dalla mitologia indù, ma ha riscontro anche nell'immaginario buddista. In alcuni testi si dice fossero dolci suonatori e così coinvolgente la loro musica da ammaliare perfino gli dei, tanto da essere trasformati in metà uomini e metà uccelli, perché fossero in grado di volare fino in cielo e suonare solo per loro. Questo gruppo è il primo ensemble di taiko nippo-americano legato a un tempio buddista. Infatti, il primo in assoluto è il San Francisco Taiko Dojo, fondato neanche un anno prima. Con che spirito creano questo gruppo? Mettiamoci nei loro panni, ok? Queste persone nel 1969 hanno circa 20 anni, la guerra non l'hanno vissuta, però in famiglia si raccontavano cose e loro le hanno sentite. Tutte le loro famiglie durante la guerra sono state prigioniere del governo americano per 3 anni. Dovete sapere che dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor e dopo che il governo degli Stati Uniti entrò in guerra contro il Giappone nel febbraio 1942, il presidente Roosevelt firmò l'ordine esecutivo 9066, autorizzando l'esercito a trasferire forzatamente chiunque fosse considerato una minaccia alla sicurezza nazionale. Il bersaglio erano incredibilmente tutti i cittadini di origine giapponese che vivevano sulla costa ovest degli USA, compresi i Nisei, cioè i figli di immigrati nati in America, quindi cittadini americani a tutti gli effetti. Perché lo fecero? Il motivo principale fu la paranoia di guerra. Si temeva, senza prove, che i giapponesi americani potessero fare da spie o sabotatori. Era anche una questione di razzismo, nel senso che già da prima della guerra i giapponesi subivano discriminazione negli Stati Uniti, soprattutto in California. La guerra fornì solo la scusa per trasformare quella diffidenza in una politica ufficiale. Non è comunque da trascurare la convenienza economica. Molti giapponesi americani gestivano aziende agricole redditizie. Internando i proprietari, le terre vennero espropriate o vendute a poco prezzo. I campi iniziarono a chiudere nel 1945, alla fine della guerra. Le famiglie furono rilasciate senza risarcimenti, spesso trovando che le proprie case erano state occupate, i loro beni venduti, le loro attività commerciali riprese da altri. Inoltre molti templi erano stati distrutti o lasciati all'abbandono. I giapponesi non poterono far altro che rimboccarsi le maniche e ricostruire a poco una vita normale, ripartendo praticamente da zero. Intanto la cultura occidentale viveva un'ondata spirituale con la Beat Generation negli anni 50, poi gli hippie e la controcultura negli anni 60 e 70, anni in cui esplode l'interesse per l'Asia, per le medicine olistiche, per nuovi modi di pensare la società, per nuovi modi di oltrepassare le barriere del pensiero, abbattere le sovrastrutture, i pregiudizi, le gerarchie, le regole fino allora considerate intoccabili. Si accoglieva la mentalità peace and love, il flower power, il pacifismo. Cosa interessante, il buddismo californiano è mescolato, laico, accessibile anche ai non giapponesi, cosa non scontata ai tempi. I giovani che hanno voglia di suonare questo tamburo, dunque, sono nati in America con la lingua e la cultura americana e sono giapponesi solo fisicamente e come background familiare. Per questo motivo vivono un momento storico un po' contraddittorio, perché da una parte c'è l'apertura al mondo, siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, vogliamoci bene, le comuni, gli hippie, e dall'altro sono ancora immersi in quei residui di razzismo di cui i loro genitori e nonni sono stati vittime. Non sono completamente giapponesi perché nati e cresciuti in America, non sono completamente americani perché ancora un po' discriminati. Come se non bastasse, dopo Pearl Harbor molte tradizioni giapponesi americane erano state soppresse, etichettate come cultura del ghetto. Si faceva sempre più forte l'impulso a essere più americani e meno giapponesi per farsi accettare e persisteva il complesso di inferiorità radicato tra le generazioni Nisei e Sansei, cioè la seconda e la terza generazione. Come per reazione a tutte queste complicazioni sociali e anche partendo da uno spunto
spirituale che nasce dal loro credo buddista, i Kinnara Taiko fondano la loro filosofia sulla partecipazione. Cosa cerca un gruppo di taiko professionista? È necessariamente orientato alla performance, quindi i requisiti indispensabili sono la perfezione tecnica e la professionalità. I Kinnara Taiko invece cercano la consapevolezza di sé e la scoperta della gioia nel semplicemente suonare il taiko, e questo lo mettono in pratica in ogni momento, accettando perfetti principianti, accettando gente di tutte le età, di tutte le etnie e per la prima volta nella storia del taiko accettando le donne. Le donne fino a quel momento non avevano mai trovato posto sul palcoscenico, né nel taiko tradizionale né nei gruppi di kumidaiko giapponesi. Questa è una cosa fondamentale. Tra l'altro il reverendo Masao Kodani, il nostro caro Mas, dice in un'intervista che i primi due gruppi internazionalmente famosi del Giappone, cioè i Kodo e gli Onde Koza, di cui potete trovare le rispettive biografie proprio in questa playlist, presero spunto proprio da loro per cominciare a far partecipare le donne alla performance. Infatti all'inizio sia Onde Koza che i Kodo collaboravano con artiste donne, ma non tanto al tamburo quanto in altro, per esempio nel canto, oppure in tutte quelle occupazioni sotto il palcoscenico, le cose tecniche, anche la decorazione. Secondo me facevano gli onigiri. Mamma mia, quanto sono sarcastica. I Kinnara Taiko fondano la loro attività musicale su una parola che oggi va di moda ma che è stata purtroppo un po' distorta e che è inclusione. Ora, come facciamo per suonare tutti insieme? Si dicono. Masao era tornato dal Giappone con solo un vero tamburo. Ovviamente non avevano una lira, vabbè, un centesimo, per comprare altri tamburi veri, quindi si buttano sull'autocostruzione. Inizialmente vanno allo spaccio, quei ferramenti americani di quartiere che in realtà vendono di tutto, e all'emporio recuperano botti per chiodi, vuoti e pelli e grezze. Però queste pelli si vedeva che non erano professionali, si allentavano rapidamente. Dopo un po' il tamburo smetteva di fare boom e faceva poi però cominciano a sperimentare. Per esempio, una volta prendono un martinetto per l'auto per tensionare le pelli e vedono che funziona. Ottengono così molto più controllo e questo permette loro di rivestire entrambi i lati dei tamburi con una certa precisione. E poi le botti vengono cambiate perché grazie alle offerte dei fedeli possono cominciare a pagare delle botti di vino di rovere californiano e poi si procurano delle pelli migliori, più adatte da fornitori specializzati negli Stati Uniti, sviluppando così una produzione autonoma di tamburi di qualità. All'inizio non sapevano nemmeno come posizionarli questi tamburi, usavano sedie oppure i treppiedi da Boy Scout e col tempo impararono a lavorare il legno e costruire dei supporti propri, inclusi quelli pieghevoli per facilitare il trasporto. Per quanto riguarda i costumi non avevano tante pretese, spesso si esibivano in jeans e maglietta, però per le cerimonie ci tenevano ad avere il tradizionale happi, questa giacca da festa religiosa, e per finanziare l'acquisto dei primi happi giapponesi di qualità accettarono di suonare, come dicono loro stessi, ovunque, per chiunque, in qualsiasi momento, per soldi, definendosi scherzosamente prostitute del taiko. Una cosa interessante a livello emotivo, psicologico, è che loro, quando facevano la performance a pagamento, sentivano una certa pressione e questa pressione alterava il loro atteggiamento. Ah, se n'è riandato il sole. E alla fine si divertivano di meno e suonavano meno bene e quindi decisero di adottare una politica diversa, cioè di non chiedere un cachet ma accettare donazioni in generale o un'offerta libera al momento del concerto. Questo senso di liberazione permetteva loro di concentrarsi sulla causa, perché spesso suonavano per sostenere delle cause a cui tenevano, o concentrarsi sul piacere di esibirsi e rafforzare il senso di comunità. If you practice taiko and play taiko, you become one with everybody. So you have to become. So now we have a different thought, different mind about when we practice taiko, we hit the taiko, but some different mind becomes some. Mi dispiace, non sono riuscita a finire di registrare il video prima di partire per le vacanze. Volevo giusto raccontarvi questa cosa. Loro si comprano degli happi
queste giacche tradizionali e sono tutti contenti, solo che non si accorgono, negli happi c'è ricamato un manji, cioè quel simbolo buddista di sole, pace e comunità riunita intorno al Buddha. E i ragazzi non sanno che quel simbolo durante la seconda guerra mondiale in Europa è stato, diciamo, ci sono delle personcine poco raccomandabili che se ne sono appropriate e lo hanno rovesciato in modo da formare le due S. Loro non sono affatto consapevoli di questo e addirittura se ne vanno a suonare in un bar mitzvah, cioè una cerimonia ebraica importante, ma incredibilmente nessuno gli dice niente. Poi però, vabbè, qualcuno di informato li mette in guardia e loro cambiano happi, compreranno degli happi con dei simboli più neutri. E un'altra brutta figura politica che stavano per fare è quando nel 2001, per salutare il nuovo millennio, scelgono una zona della California ricca di good vibes, di buone energie, e se ne vanno in una riserva Navajo. Arrivano lì e vedono che questi li guardano brutto, chiedono a questo, chiedono a quello, e insomma vengono a scoprire che i Navajo avevano dichiarato guerra al Giappone durante la seconda guerra mondiale, poi non erano stati invitati alla conferenza di pace e si consideravano ancora in guerra col Giappone. Il reverendo Mass si fa un mazzo così per spiegargli che loro sono americani. Loro dopo una prima diffidenza gli dicono vabbè, suonate, fate il vostro spettacolo. Ancora oggi il reverendo Kodani nelle interviste tira fuori delle cose strane che sono successe in quella circostanza. Una cosa incredibile è che il sole sorse un'ora prima del previsto nello stesso posto, 24 ore dopo l'ultima volta, anzi 23, con grande sorpresa sia loro che dei nativi, una cosa inspiegabile. Per il reverendo Kodani suonare significa mettere da parte il proprio ego, rinunciare alla vanità. E lui lo dice sempre con l'umorismo sornione che lo contraddistingue. Una volta a una conferenza taiko qualcuno disse il taiko è la mia vita e lui rispose beh, dovresti trovarti una vita allora. And you can tell. I think you can tell when you see a group playing, whether they're playing out of the sheer enjoyment of each other's company or they're trying to impress somebody. And there's a big difference. I Kinara Taiko hanno fatto in qualche modo la storia del taiko americano. Sono uno di quei gruppi che io non andrei a vedere pagando, ma che inviterei molto volentieri a una festa per suonare tutti insieme, per riscoprire il piacere del divertimento puro. A me questa storia dell'inclusione che loro fanno piace tantissimo perché non è fatta di vuote parole, di video urlati su TikTok, sono semplicemente 50 e passa anni di posso suonare anch'io? Certo, vieni. Hanno dato una lezione agli americani che discriminavano i giapponesi e ai giapponesi che discriminavano le donne, i musici celesti.